Buongiorno e benvenuti a tutti o bentornati qui sul mio canale Apparirsi in Cucina. Il momento che stiamo vivendo ci impone di stare a casa e in futuro ci viederà di viaggiare come abbiamo sempre fatto in passato. Allora, visto che non potremo visitare fisicamente i luoghi a noi cari sia in Italia che all'estero, vi porterò in giro per il mondo con la cucina. In passato ho già fatto pietanze tipiche di paesi vicini o lontani, oppure alcune pietanze orgoglio della nostra Italia. Così da questa settimana almeno una delle ricette che vi proporrò ci porterà a fare un viaggio gastronomico virtuale a scoprire insieme sapori e luoghi noti e meno noti. Quindi oggi vi proporrò un piatto tipico greco, il gyros o gyros di pollo, scusate la pronuncia, non conosco il greco, una favolosa salsa tzatziki di cui vi lascio qui il link in descrizione per la ricetta, e la pita, che invece troverete la ricetta prossimamente. Quindi adesso ci vediamo come viene fatto questo delizioso piatto, ma subito dopo la sigla. Adesso qui abbiamo preparato il gyros come viene servito nelle due maniere, ovvero o quello da sporto, chiuso come se fosse un wrap, eccolo qui, oppure in quest'altra maniera al piatto, dove abbiamo poi la pita che possiamo condire con un filo d'olio, un pochino di rosmarino, sale e pepe macinato al momento. Buon appetito! Io spero di aver reso onore a questo piatto splendido che poi tra parentesi richiama molto il periodo estivo. D'altronde anche chi ha passato le sue vacanze in Grecia sicuramente non può non abbinarlo appunto al periodo del mare, della spiaggia e comunque anche delle serate calde ma anche fresche passate sulle isole greche, che sono qualcosa di meraviglioso.
Per quello che riguarda la marinatura, io ho visto tante ricette, poi ho cercato di affidarmi a quella di un giovane chef greco che ho visto su internet, perché molte davano come marinatura la miscela di spezie del chicken tandoori o del garam masala. Sinceramente mettere queste miscele di spezie che sono tipiche indiane su un piatto greco sinceramente non mi entusiasmava. Alla fine poi ho trovato quest'altra marinatura che è veramente splendida, non vi dico il profumo che dava, e mi è riuscita molto bene. Come ho scritto sul video, voi potete tenere la marinatura fino addirittura 2 giorni. Questo perché chiaramente la carne assorbe ancora di più tutti i profumi e i succhi che rilascia poi la marinatura stessa. Io l'ho fatta dopo 3 ore e devo dire già si sentiva abbastanza bene, però sicuramente sarebbe stata diversa, molto più presente, molto più persistente. Però anche così va bene. Poi per chi ha tempo, che poi alla fine non bisogna fare nulla, bisogna magari prepararla il giorno prima per il giorno dopo e viene molto bene. E devo essere sincero, mi è piaciuta tanto, è piaciuta a tutti, anche a quella più piccola che generalmente per mangiare, come sapete, ora ve lo racconto spesso, mi rimane un po' più difficile. Per quello che riguarda la pita, la troverete nel prossimo video, la ricetta, e devo dire anche quella mi è venuta benissimo, anzi mi è piaciuta molto, sicuramente la riproporrò qui a casa per fare altre pietanze o accompagnamento per altre cose, anche quelle più tradizionali, quelle nostre, non specificatamente quelle greche. Bene, io spero che la ricetta vi sia piaciuta e vogliate poi rifarla a casa vostra perché vi posso assicurare che è un successo strepitoso. Se comunque vi è piaciuta ricordate di mettere sempre un bel pollicione in su, per chi ancora non l'avesse fatto iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanella lì sotto così non perderete le mie prossime ricette e noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti!